Benvenuti o bentornati sul canale. Questo video è diviso in 3 episodi. Da questo, il primo, che ci racconta cosa sia il suono esattamente e come, giungendo nel cervello, produca fenomeni anche inaspettati o tutto sommato non spiegabili. Nella seconda parte vedremo invece i concetti base della sintesi sonora, la tecnologia che rivoluzionò tutto, assieme ad una serie di effetti come il vocoder e l'eco analogico, per passare poi alla terza parte che ci svela cosa tutto questo produsse, come dalla musica psichedelica all'elettronica produsse sia solisti che band, fino ad arrivare con un ragionamento forse un po' spinto ma senz'altro vero e dimostrabile alle evoluzioni anche estreme della musica elettronica stessa, come ad esempio è considerato l'industrial. Se partiamo da una fonte sonora, un diapason ad esempio, in uno spazio virtuale privo di riflessione e rifrazione del suono, come in una camera anecoica, sappiamo che all'orecchio il suono giunge direttamente dalla fonte, propagandosi nell'aria. Questa propagazione, che per inciso accade anche in altri fluidi, tra cui l'acqua e, pur con alcune differenze, anche nei solidi, si muove dalla fonte trasportata in qualche modo dalle particelle che compongono l'aria stessa. Ne deduciamo che il suono ha bisogno di un mezzo per muoversi dalla sua fonte all'eventuale punto di percezione, che si tratti di un orecchio, di un altro microfono e così via. Dicendola assai grossolanamente, queste particelle oscillano rispetto alla loro posizione, fino a creare una serie di compressioni e rarefazioni delle stesse. Di fatto le particelle restano all'incirca dove sono, ma vibrando in avanti e indietro, fanno sì che l'onda sonora venga trasportata, un po' come farebbe un surf con un'onda marina, fino a raggiungere il padiglione auricolare. Il padiglione infine le capta, indirizzandole al proprio interno, in cui saranno convertite da informazioni meccaniche in informazioni biochimiche e infine neurologiche. L'orecchio è un meraviglioso convertitore. Fosse una macchina, potrebbe rientrare in molteplici categorie, dall'intuitivo convertitore analogico biochimico fino alla funzione di analizzatore di spettro e demodulatore di ampiezza. Incredibile. Il suono, dunque, per la definizione che ci propone la fisica acustica, è una perturbazione meccanica la quale si propaga attraverso un mezzo, aria, acqua o solidi che siano. Chiaramente si sente ma non si vede. Al massimo possono notarsi le conseguenze come la vibrazione di un woofer o di un vetro. Se immaginiamo il suono al pari di un'onda sulla quale fare surf, le particelle non sono il surf è piuttosto il suono stesso che in qualche modo chiede un passaggio all'onda marina. Anche nell'onda marina del resto il mare resta dov'è, è solo l'acqua coinvolta dall'onda che finché l'onda permanga si muove pur restando al suo posto e consentendo all'onda medesima di propagarsi acqua dopo acqua fino a che l'energia che l'ha creata e l'ha sospinta, vento o correnti, non vada ad esaurirsi. La metafora illustra bene il trasporto di energia che non è la forma geometrica dell'onda, cosa ben diversa. Spero perciò di aver reso l'idea. Siamo abituati a vedere le onde sonore rappresentate graficamente, onde sinusoidali a dente di sega e i vari tipi di forma standard che vediamo nei sintetizzatori hardware o software. Un'avvertenza opportuna. Simili rappresentazioni sono certo utili come riferimento per adoperare consapevolmente il suono, ma non rispecchiano la realtà fisica della cosa. Non è un caso che alcuni restino confusi acquisendo nel tempo la nozione errata che un determinato suono sia, ad esempio, una sinusoide. Così non è. Le rappresentazioni grafiche sono ottenute dalla descrizione matematica che l'acustica propone. Le sinusoidi, le onde a dente di sega e le altre sono rappresentazioni cartesiane bidimensionali, mentre l'onda sonora in sé, nella realtà, è descrivibile come onda meccanica e longitudinale. Appunto, compressioni e rarefazioni. Nonostante questo, anche noi per facilità ricorreremo all'onda sinusoidale per rappresentare con la massima semplicità i concetti di frequenza e lunghezza d'onda. Se osserviamo la sinusoide nel suo divenire lungo l'asse del tempo, ne cogliamo quasi istintivamente la ciclicità.
Ecco, chiamiamo periodo il tempo necessario a compiere un ciclo intero. Guardate il grafico e la freccia arancione, quel tratto da un picco al picco successivo, è proprio il periodo e si misura in secondi. E qui serve un'altra avvertenza perché è un punto su cui in tanti fanno confusione. Il periodo è un tempo, la lunghezza d'onda invece è una distanza, qualcosa che vive nello spazio e si misura in metri. Sono due cose diverse. Per vedere la lunghezza d'onda non dobbiamo guardare l'onda scorrere nel tempo, ma immaginarla ferma nello spazio e misurare la distanza tra due compressioni successive. A questo punto la domanda viene da sé. Tempo e spazio, periodo e lunghezza d'onda, come stanno insieme? Li lega una cosa sola, la velocità del suono, e proprio perché quella velocità è fissa, frequenza e lunghezza d'onda diventano due facce della stessa medaglia. La lunghezza d'onda è uguale alla velocità divisa per la frequenza. Tradotta, più sale la frequenza, più l'onda si accorcia, più la frequenza scende, più l'onda si allunga. Due numeri per renderla concreta: una nota piuttosto grave, diciamo 100 Hz, ha una lunghezza d'onda di circa 3 metri e mezzo, lunga quanto una stanza. Un acuto a 10.000 Hz ha invece un'onda lunga poco più di 3 centimetri. Le basse frequenze sono onde lunghe metri e proprio per questo dentro una sala si comportano in modo molto diverso dagli acuti. Tutto questo naturalmente si svolge dentro la finestra che il nostro orecchio sa cogliere, per convenzione dai 20 ai 20.000 Hz. La musica e anche la nostra voce sono molto più complesse della semplice sinusoide, ma basta che venga rispettata una sola condizione, la periodicità dell'onda stessa, per poterla scomporre in onde più semplici fino a giungere alla sinusoide vera e propria. Ma questo segnale sonoro cos'è? Come è fatto esattamente? Per capirlo dobbiamo isolarne gli aspetti che tutti insieme lo caratterizzano, a cominciare proprio dalla frequenza. Abbiamo tutti sentito parlare di frequenza. Per il nostro orecchio corrisponde all'altezza che questo suono possiede, una nota alta, una voce alta, un rumore acuto. Peraltro non si intende il volume, bensì l'acutezza o al contrario la gravità. Un suono alto e acuto è quello di un violino, quello dei freni di un'auto un po' logorati, quello di chi fischia o quello delle gomme di una macchina quando gli pneumatici stridono a contatto con l'asfalto. Un suono grave è quello di un cantante come Barry White o di un basso russo nel canto lirico, insomma, quello di una voce profonda. L'acutezza dei suoni dipende dalla velocità di vibrazione, dalla frequenza, che siano le corde vocali, la corda di una chitarra o la pelle di un tamburo, poco cambia. Più veloce vibra qualcosa, più alto e acuto sarà il suono emesso. Pensate oltretutto che il complicato meccanismo per cui il cervello traduce le onde sonore non è neppure attualmente del tutto compreso. Le compressioni e le rarefazioni si dispongono come strati paralleli al fronte d'onda, ma avanzano in direzione perpendicolare al fronte stesso. Mi spiego meglio. Quando si emette un suono non si sta scagliando aria fino all'ascoltatore, si crea piuttosto una perturbazione che propaga l'energia stessa e non la materia considerata. L'Enciclopedia Britannica descrive l'onda proprio come una perturbazione che si propaga in un mezzo trasportando energia ma non materia. Per dirla nel modo più semplice possibile, immaginate delle persone in fila indiana. La prima spinge leggermente la seconda spinge la terza la quarta e così via. Nessuno attraversa la fila, ma l'effetto dello spintone sì. Parte dalla prima persona e arriva all'ultima, nonostante ognuna abbia solo oscillato nello spingere la successiva. Il suono è quindi questa alternanza, particelle più dense, meno dense, più dense, meno dense e via. Il fronte d'onda non indica espressamente l'area compressa e rarefatta, indica piuttosto l'insieme dei punti che in un determinato istante si trovano nello stesso momento del ciclo dell'onda. Un sasso nell'acqua provoca cerchi che si allargano concentricamente. Quei cerchi sono un'immagine intuitivamente perfetta del fronte d'onda. Non sono l'acqua che viaggia via, sono la forma geometrica con cui la perturbazione si sta espandendo. Nel suono accade in 3 dimensioni.
La compressione è una zona dove l'aria è più stretta, la rarefazione è una zona dove l'aria è più allargata. Il fronte d'onda è la superficie che unisce tutti i punti che stanno vivendo la stessa fase di quella compressione o rarefazione che sia. Vicino a una sorgente piccola, il fronte d'onda tende ad essere sferico e il suono si apre in tutte le direzioni. Detta in modo semplicissimo, compressioni e rarefazioni sono il passo di un viaggiatore. Il fronte d'onda è la linea che segna fin dove è arrivato in quel preciso momento. L'acustica misura l'energia, le frequenze e la propagazione delle onde nell'aria. La psicoacustica invece ci lascia scoprire come l'ascolto sia più una costruzione neurobiologica che la copia del mondo circostante, e questo per chi ama o frequenta la musica è un concetto fondamentale. Il nostro cervello seleziona, filtra e talvolta inventa letteralmente ciò che sentiamo. Quando diciamo che la musica è energia, non c'è verità più felicemente descritta. La musica è energia per ciò che innesca in chi l'ascolta. Questa è la visione romantica. Ma la musica è energia anche nel senso in cui la fisica acustica letteralmente la descrive. Quando il suono giunge all'orecchio, captato dal padiglione auricolare e indirizzato nel canale uditivo, avvengono una serie di processi. Per non tediarvi oltre, evitiamo di descrivere, se non molto sommariamente, le parti dell'orecchio esterno, medio e interno che vedete nell'animazione. Quello è il percorso in cui il suono viene trasformato in impulsi biochimici che arrivano al cervello. Fin qui la descrizione delle cose e competenze della fisica acustica. Da quando il segnale raggiunge il cervello, occorre scomodare un'altra disciplina fondamentale, appunto la psicoacustica, una sorta di fisica acustica che tiene conto anche del come un cervello interagisca con le onde sonore, svelandoci una realtà talvolta inaspettata e controintuitiva. Una sola ultima distinzione prima di voltare pagina. In un suono la frequenza fondamentale è, diciamo, la frequenza principale, ovvero quella che ce ne fa percepire la nota. Le armoniche invece sono, importantissime, frequenze più alte, multiple matematiche della fondamentale, e sono le armoniche a dare al suono un suo timbro. Dunque, la fondamentale caratterizza la nota del suono stesso, mentre le armoniche ne caratterizzano il colore, il timbro, la riconoscibilità. Se la fondamentale è 100 Hz, le armoniche possono essere 200, 300, 400 Hz, eccetera. Se la nota è la stessa ma le armoniche sono diverse, cambia lo strumento. È per questo che un violino e un pianoforte possono suonare la stessa nota, ma uno suona da violino e l'altro da pianoforte. Sono le armoniche a distinguerli. Detto questo, ecco le curiosità e i paradossi più affascinanti che questa discrepanza produce. Uno è il fenomeno della fondamentale mancante. Fisicamente, se da un segnale sonoro complesso eliminiamo la sua frequenza fondamentale, la nota più bassa che ne definisce l'altezza, quella nota smette di esistere nell'aria. Eppure, psicoacusticamente, il nostro cervello analizza le armoniche restanti, cerca una struttura logica e continua a farci percepire l'altezza di quella nota ormai inesistente. Mi spiego? Ed è per questo inganno cerebrale che riusciamo a riconoscere l'intonazione e la voce di una persona per telefono, anche se l'apparecchio tecnologicamente taglia fisicamente tutte le frequenze dove si trovano di solito le fondamentali. Poi ci sono i battimenti binaurali. Un battimento fisico avviene nell'aria quando due suoni con frequenze leggermente diverse si sovrappongono, producendo quel caratteristico effetto pulsante. Ma se indossi delle cuffie e invii, per esempio, 300 Hz solo all'orecchio sinistro e 310 Hz solo al destro, è il cervello stesso a confrontare i due segnali isolati e generare al suo interno l'illusione di un battimento pulsante. Abbiamo poi l'inganno del volume, loudness e sensibilità, ovvero fisicamente l'intensità di un suono può essere alzata o abbassata in modo identico per tutte le frequenze. Psicoacusticamente, invece, l'orecchio umano non sente tutte le frequenze con la stessa facilità. Siamo evolutivamente programmati per essere ipersensibili nella fascia tra i 2 e i 5 kHz, le frequenze cioè del linguaggio umano. Un picco attorno ai 3 kHz, cioè 3000 Hz, è anche il risultato di una risonanza
risonanza a quarto d'onda del condotto uditivo, esattamente ciò che il vecchio tasto loudness sugli amplificatori un tempo compensava a basso volume. Di conseguenza, quando ascoltiamo musica a volume molto basso, ci sembra che manchino i bassi profondi e gli alti brillanti, e non è lo stereo che si è rotto, è il nostro apparato uditivo che cambia il modo di pesare le frequenze al calare dell'energia. C'è infine una leggenda ricorrente da sfatare, quella secondo cui i greci e romani avrebbero posseduto nozioni di acustica poi andate perdute e capaci di far suonare i loro anfiteatri meglio di quanto noi sappiamo fare oggi. Ebbene, in questo caso è una favola alla quale abbiamo voluto credere, ma la realtà è quasi l'opposto. Non abbiamo perso nulla. Le conoscenze antiche, tramandate soprattutto dall'architetto romano Vitruvio, lo stesso a cui guarderà il Rinascimento fiorentino come ispirazione, non solo le abbiamo conservate, ma le abbiamo integrate, affrontando per giunta un problema che gli antichi nemmeno si ponevano: il tetto. Vitruvio, nel suo trattato, descrive con cura diverse tecniche, compreso l'uso di basi risonanti in terracotta o in bronzo, gli Ekea, disposti in punti precisi per accordare, diciamo così, il teatro. Una cautela onesta. Le tracce archeologiche di Ekea realmente installati sono, a dire il vero, abbastanza poche, e in parte quella resta una prescrizione più teorica che una prassi documentata. Ma il principio, allora, come oggi, è sempre lo stesso: far risonare un luogo in modo che le varie frequenze dello spettro udibile restino ben bilanciate tra loro, tenendo conto delle diverse velocità di propagazione e della diversa sensibilità del nostro orecchio, cose che abbiamo detto poco fa. Le frequenze del parlato, ad esempio, le percepiamo molto meglio dei gravi profondi, e che spesso sentiamo più come una vibrazione, o degli acuti sopra i 15.000 Hz che dopo una certa età, abbiamo detto, cominciano a sfuggirci. E qui arriviamo al caso più celebre, cioè Epidauro. La spiegazione oggi più citata è quella proposta nel 2007 dal fisico Nico de Klerk del Georgia Institute of Technology. A fare la differenza sarebbero soprattutto le file di gradini in pietra calcarea, la loro superficie regolare e corrugata. La stessa composizione molecolare si comporta come un filtro acustico, smorza le frequenze basse e rimanda verso il pubblico quelle alte, con una soglia all'incirca intorno ai 500 Hz, e che dipende, come empiricamente e poi per ragionamento e calcoli abbiamo desunto, dalla spaziatura stessa dei gradini. È così che il brusio della platea, tutto concentrato sui toni bassi, viene tenuto a bada, mentre la voce dell'attore di turno può giungere con una buona intelligibilità fino all'ultima fila. Ma attenzione, perché qui c'è un dettaglio interessante che va raccontato con precisione per non rischiare di dire una mezza bugia. Questo filtro non taglia solo il brusio, come lo stesso De Klerk ha riconosciuto, taglia inevitabilmente anche una parte dei toni bassi della voce medesima. E allora, come mai la voce resta perfettamente comprensibile fino all'ultima fila? Ed ecco uno dei lati più affascinanti della psicoacustica. Il vostro cervello, ve lo ricordate il concetto della fondamentale mancante? Eccola, di nuovo, stavolta scolpita nella pietra e a cielo aperto. La gradinata sottrae i gravi e le orecchie ricevono solo le armoniche superiori, ma il cervello, esattamente come fa con la voce al telefono, ricostruisce da solo la nota fondamentale, nonostante che fisicamente non ci sia più. L'esempio di Epidauro, in fondo, è una gigantesca dimostrazione naturale del medesimo inganno percettivo. L'architettura toglie e il cervello vicaria, rimettendo in qualche modo ciò che manca. Affascinante. Detto questo, sarà meglio servirsi della giusta umiltà scientifica, essendo che non vogliamo, nello smontare un mito, costruirne inopinatamente un altro. L'ipotesi dei gradini è certo la più citata, ma non senz'altro l'unica, e neppure da sola la spiegazione definitiva. Studi successivi, basati su misure sul campo, mostrano che contano anche la geometria e la pendenza della cavea, in particolare la doppia pendenza della parte alta, la diffrazione sui bordi dei
dei gradini e la bassissima riverberazione tipica di uno spazio aperto. E lo stesso effetto dà il meglio quando il teatro è semivuoto. Insomma, i gradini hanno un ruolo importante, ma è un concorso di fattori e gli studiosi ne discutono ancora. C'è poi un limite che è giusto ammettere: non possiamo nemmeno sapere con certezza come suonassero davvero quei teatri dell'epoca e né quanti ritocchi abbiano subito nei secoli. Un'ultima cosa per chiudere il cerchio. Una cosa è la declamazione di un attore all'aperto, altra è chiudere 80 orchestrali dentro una scatola, cioè aggiungere il tetto, e far suonare bene Mahler per oltre 2000 persone. Le sale coperte sono roba degli ultimi 2 secoli, stiamo risolvendo un problema che loro non si erano mai posti. Lo strumentario di calcolo di cui disponiamo oggi è potentissimo, ma il problema resta intrinsecamente difficile e in parte soggettivo. La qualità percepita di una sala dipende da decine di parametri che interagiscono e dalla psicoacustica di chi ascolta, non da una sola formula troppo facile. È per questo che perfino le sale progettate col massimo rigore hanno talvolta richiesto correzioni a posteriori e collaudo e messa a punto restano la prassi. Nella seconda parte, come abbiamo detto, vedremo come si sintetizzano i suoni con la prima tecnica e tecnologia adoperata negli anni 70, ovvero la sintesi additiva e la sintesi sottrattiva, e tutto ciò che ne derivò sia tecnologicamente che a livello di effettistica e di opportunità creative, fino ad arrivare alla parte musicale vera e propria, la terza, nella quale, servendoci dei Pink Floyd come esempio classico, riassumeremo il tipo di percorso e di riflessione, per certi versi anche filosofica e sociologica, che la musica elettronica intraprese fin da subito dopo i suoi esordi, indirizzandosi verso dimensioni più attuali. Grazie e al prossimo episodio, un insieme di sassate.